Ciao amici, dopo aver effettuato un po' di video con una action cam economica, mi sono deciso a fare il grande salto, quindi sono passato alla mitica GoPro, alla GoPro 8 in particolare. Ora, obiettivo di questo video è farvi vedere le differenze tra queste due action cam. Chiaro che è diverso rispetto ai video che personalmente vedo di solito, che mettono a confronto ad esempio GoPro 7 e GoPro 8 piuttosto che GoPro 8 e GoPro 9. In questi casi le differenze ci sono, ma sono piccole. In alcuni casi addirittura non si vedono in maniera proprio netta. In questo caso invece, in questo caso specifico, quindi che mette a confronto una webcam, una action cam di qualità alta, la GoPro, con una action cam economica, mi aspetto che le differenze siano importanti. La domanda che mi sono fatto è: sì, ma di quanto? Qual è la differenza? Quanto è grande? E con questo video spero di darvi un'idea di quella che è la differenza importante, mi aspetto sia proprio importante, tra l'action cam GoPro 8 e una action cam economica. E anche in questo caso chiaramente sarò supportato per il test dalla mia Zenbike. Allora, scenario del test sarà questo parco. Farò un circuito che prevede tratte di asfalto come quello più o meno che vedete, salite, discese e anche tratti molto dissestati, proprio per testare, per verificare quale sia la bontà della stabilità che ci offre la la GoPro 8. Stesso test, quindi stesso percorso lo farò anche con l'altra action cam e vi sottolineo che in entrambi i casi utilizzerò il massimo delle risoluzioni e della stabilizzazione offerta dai due device. Quindi per la GoPro saremo a 4K 60 fps con stabilizzazione massima e con il obiettivo super view, mentre con l'altra action cam saremo in full HD anche in quel caso utilizzerò la funzionalità di stabilizzazione offerta. Cominciamo. Avrei preferito una giornata con del sole per farvi vedere pure come si comportano con i cambi di luce, però il tempo non mi ha aiutato. Questo è il tratto più sconnesso.
Tratto rovinatissimo, eh. Primo giro finito, cambiamo action cam e proseguiamo con il secondo. Ripresa con la action cam economica appena avviata, proviamo a rifare lo stesso giro in maniera da valutare insieme le differenze tra i due. Ribadisco, mi aspetto che ce ne siano e che siano anche tante, però vorrei provare a vedere in maniera scientifica quanta differenza c'è e quali siano le differenze che rileviamo. Da notare anche l'audio, perché sto registrando con entrambe, faremo poi un confronto in fase di montaggio video. Via!
Giro finito anche con l'Action Cam economica. Per i commenti a freddo ci vediamo dopo in fase di montaggio video. Ciao! Questo è il tratto più sconnesso. La risposta alla domanda quindi sembrerebbe quasi scontata se basassimo le nostre valutazioni solo ed esclusivamente sulla qualità offerta dai due device. Le registrazioni della GoPro sono chiaramente migliori da tutti i punti di vista, stabilizzazione, audio, solo che c'è una differenza importante di prezzo tra le due e quindi c'è da valutare pure che non tutti possono permettersi magari un action cam così costosa come la GoPro. Quindi, per come la vedo io, molto dipende, si tratta sempre comunque di una scelta personale, perché magari non tutti decidono di investire così tanto in una action cam. Se non si dispone di una cifra tale da potersi permettere una GoPro, personalmente quella economica la utilizzerei in maniera diversa, quindi la utilizzerei sempre e comunque per riprendere scene come quelle che avete visto, solo che piuttosto che portarla dietro, ad esempio in bici, dove le vibrazioni influenzano in maniera troppo negativa le riprese che vengono effettuate, così come l'audio non è assolutamente un audio decente, usare invece la action cam piazzata in dei punti specifici in maniera tale da immortalare comunque le nostre performance, ma evitando di mettere in luce i punti deboli dovuti proprio alla stabilizzazione piuttosto che all'audio che in movimento, come avete visto, non è buono. Quindi dicevo, piazzandolo in punti specifici e magari passandoci vicino, lavorando quindi molto su quella che è la regia dell'evento, della performance sportiva, secondo me si riesce comunque a portare a casa dei bei ricordi senza la necessità di dover spendere un capitale. E è chiaro che comunque è un lavoraccio fare un'attività di questo tipo, però lasciatemi dire, il prezzo da pagare per non spendere una cifra importante nell'acquisto di action cam troppo costosa. Magari ci saranno pure delle vie di mezzo, però per quello che ho visto online una action cam inferiore alla GoPro 7 non garantisce comunque una stabilizzazione paragonabile a quelle offerte dalla GoPro 7 in poi, quindi sulle action cam economiche starei sempre un pochino in guardia. Dunque spendere una cifra intorno alle 100 euro rischia di darci un vantaggio davvero risibile rispetto a quello che si ha comprando una action molto economica. Spero di esservi stato utile. Chiaro che la risposta alla domanda quindi spetta solo a voi. Queste sono semplicemente le mie riflessioni che condivido, sperando di darvi qualche spunto che può esservi poi utile per l'acquisto. Ciao a tutti!